Salve a tutti, quest'oggi vi mostrerò come ho risolto il problema della rumorosità del mio NAS, un Synology 214 Play. Avendo già scelto degli hard disk particolarmente silenziosi, cercando di ridurne la rumorosità, ho quindi acquistato una nuova ventola di raffreddamento. Per andare sul sicuro sono andato su una ventola Noctua, in questo caso ho preso la serie economica, non servendomi tutti gli accessori che normalmente il produttore include nella confezione che acquistiamo, e mi sono ritrovato comunque una ventola con tutte le caratteristiche di quelle di fascia alta, ma a un prezzo estremamente competitivo grazie alla sua confezione particolarmente scarna, dove erano presenti oltre alla ventola soltanto le viti di montaggio. Per montare questa ventola prima di tutto è necessario smontare il NAS. Dopo aver tolto il coperchietto anteriore che protegge gli accessi agli hard disk, ho quindi rimosso i due hard disk. Una volta fatto questo, all'interno non ho dovuto far altro che individuare le due linguette di plastica che tengono la scocca in posizione sul telaio, e forzando un po' la parte in plastica ho fatto scavallare a queste due linguette la barra di metallo, sbloccando così la scocca esterna. Una volta rimossa la scocca esterna abbiamo pieno accesso alla ventola. Dopo aver rimosso il blocco di plastica che la tiene in posizione, è bastato quindi rimuovere le quattro viti dall'esterno che tengono in posizione anche la griglia per liberare completamente la ventola. La vecchia ventola in confronto a quella nuova Noctua è completamente diversa. Oltre per la polvere che ovviamente si è depositata nel corso degli anni, possiamo vedere come le pale siano di forma classica senza i deflettori che Noctua ha sviluppato proprio per mantenere un'alta portata d'aria nonostante la rumorosità estremamente bassa, e possiamo vedere altre differenze anche dalla scheda tecnica. Ovviamente, visto che puntavo al silenzio, ho fatto attenzione che la ventola fosse estremamente silenziosa, ma nonostante questo, grazie alle alte prestazioni di questa ventola, manterrò praticamente inalterato il flusso d'aria, visto che la portata d'aria dichiarata è praticamente la stessa. Potrei montare direttamente la ventola e chiudere tutto ottenendo la silenziosità che tanto cercavo, ma già che sono arrivato a questo punto preferisco continuare a smontare il NAS per andare a sostituire la pasta termoconduttiva del processore. Dopo aver individuato le quattro viti che tengono ferme la scheda madre, le ho quindi rimosse, ho rimosso anche un fermo di metallo che teneva in posizione il telaio e sono arrivato così alla scheda madre. Come potete vedere, questo è il dissipatore di calore del processore. Non ha un attacco a vite, ha un attacco a clip, motivo per il quale per smontarlo dovremmo rimuovere completamente la scheda madre dal telaio. Per fare questo individuiamo su ognuno dei quattro angoli della scheda madre le viti che la tengono in posizione e rimuoviamole. Sul retro della scheda madre possiamo vedere le clip di fissaggio. Una volta rimosso il dissipatore, ecco cosa ci troviamo: una pasta termoconduttiva che ormai dopo quasi 4 anni di funzionamento è totalmente secca e che quindi non garantisce più il corretto scambio termico tra il processore e il dissipatore. Dopo averla totalmente rimossa, quindi ho finito di lucidare il dissipatore con l'alcol isopropilico, ho posizionato un chicco di nuova pasta termoconduttiva, in questo caso ho utilizzato dell'Arctic Ceramic, una pasta termoconduttiva che rispetto a quelle di alto livello mantiene una temperatura leggermente più alta di un paio di gradi, ma essendo completamente a base ceramica non conduce elettricità e soprattutto resta stabile nel tempo. Ho quindi rimontato il dissipatore, la scheda madre sul suo telaio, il telaio sulla scocca del NAS e finalmente sono andato a rimontare la ventola. Ho quindi rimontato le quattro viti che tengono ferma la ventola sulla sua griglia di raffreddamento e sulla scocca del NAS, ho legato il cavo che aveva una lunghezza decisamente abbondante e l'ho posizionato laddove non avrebbe dato fastidio al flusso d'aria, e ho collegato il cavo di alimentazione alla scheda madre. A questo punto non ho fatto altro che rimontare la scocca sul telaio del NAS, facendo ovviamente riposizionare le alette sulla sbarra di metallo del telaio, e dopo aver riposizionato correttamente gli hard disk nel giusto ordine ho rimesso il NAS al suo posto. Come prevedibile, avendo le due ventole e lo stesso flusso d'aria, le temperature degli hard disk sono rimaste sostanzialmente invariate. Al contrario, il processore, grazie alla nuova pasta termoconduttiva, è riuscito a perdere qualche grado rispetto a prima. Ma la cosa in assoluto più importante è che finalmente sono riuscito a rendere il mio NAS totalmente inudibile. E con questo il video sulla manutenzione del mio NAS si conclude. Se il video ti è piaciuto, ricordati di lasciare un mi piace. Se anche te vuoi cimentarti in questa impresa o semplicemente sei come me un estimatore delle ventole Noctua, lascia pure un commento, e soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!